Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Joe Build. Ragazzi, in questo video andiamo finalmente a guardare nel dettaglio il Pico Smart Control Lite, quello che si trova all'interno dello Star Set che abbiamo appena acquistato grazie al vostro contributo nel crowdfunding che abbiamo fatto precedentemente. In questo momento c'è attivo un altro crowdfunding in corso per uno Star Set in scala N che sarà utile per la costruzione del prossimo plastico in scala N per quest'inverno, quindi dategli un'occhiata se vi va di contribuire ovviamente. Ma prima di cominciare questo video ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like per questo video se vi sarà piaciuto e soprattutto condividetelo dappertutto. Let's go! Ragazzi, ho deciso di suddividere questo tipo di contenuto dello Smart Control in credo 2 o 3 puntate al massimo. In questo video andremo a vedere le caratteristiche di questo apparecchio e soprattutto andremo a capire come metterlo in italiano, che credo che sia la cosa più importante di tutte, prima di cominciare ovviamente a smanettarlo, perché c'è tanto da vedere, c'è tanto da sapere su questo Smart Control. E ovviamente andiamo a vedere anche una cosa importantissima che è quella del collegamento sui binari. Quindi adesso andiamo a vedere subito come fare. Quindi la prima cosa che vorrei farvi vedere è appunto come è fatto questo Smart Control. Ok, intanto fate una cosa intelligentissima, quella che ho fatto io. Andate sul sito della Pico, se non sapete come fare vi ho messo il link qua sotto che vi porta direttamente al download del catalogo in italiano. Dentro questo download del catalogo italiano trovate addirittura tutta la parte delle istruzioni che io mi sono ovviamente stampato, ok, in italiano per lo Smart Control. Ci sono un sacco di cose che vi danno un po' di idee, però ovviamente sono tradotte in un modo un po' particolare, qualcosa magari non è ben comprensibile, però è tutto intuibile. Una cosa importante, magari ci sono alcune diciture che non sono ben chiare per tutti, come per esempio il discorso di itinerari, il discorso dei magnetismi, eccetera eccetera, che quello magari lo vedremo nel video successivo. In questo video vi farò capire appunto una piccola introduzione di quella che è appunto la Smart Control come centralina e poi andremo a vedere nel dettaglio, nella parte pratica da vicino, quello che sto per fare. La centralina digitale Pico Smart Box rappresenta il cuore del sistema Pico Smart Control. Al suo interno ci sono tutti i comandi che vengono coordinati e rielaborati in base ai relativi significati. Questa centralina genera il segnale del binario DCC e fornisce il collegamento al regolatore manuale. Il regolatore manuale Pico Smart Control è l'apparecchio di comando della centralina digitale Pico e consente di gestire tutte le locomotive, di azionare tutti gli articoli a comando magnetico e di attivare gli itinerari della centralina digitale. E questa era la parte che appunto vi dicevo che è un po' complessa, quindi i comandi magnetici e l'attivazione degli itinerari. Il regolatore andrà collegato mediante il cavo a spirale in dotazione, che vedremo tra poco. Questa centralina è in grado di gestire contemporaneamente sino a 20 locomotive in maniera reciprocamente indipendente. La centrale supporta il formato DCC da 14, 28 e 128 livelli di velocità. Il formato dati è impostabile singolarmente per 9.999 indirizzi di locomotive. Per ciascun indirizzo di locomotive è possibile attivare sino a 24 funzioni locomotive speciali. La centralina consente di attivare sino a 2000 articoli a comando magnetico nel formato DCC. L'uscita del binario principale della centralina digitale eroga una corrente da 2 A ed è protetta da cortocircuiti e surriscaldamento, consentendo quindi di far circolare sino a 4 treni contemporaneamente in base alla scala, ovviamente in H0 3/4, senza necessità di ulteriori amplificatori booster che vi avevo spiegato nello scorso video. La centralina è appunto dotata di un'uscita dedicata per il binario di programmazione con corrente di programmazione massima a 250 mA. In fase di programmazione l'uscita per il binario principale verrà disinserita. Consente anche di programmare sia decoder DCC sia componenti Loconet programmabili. Una particolarità consiste nell'uscita per un relay per cappio di ritorno e sul retro è dotata di 2 collegamenti Loconet. Ok ragazzi, ora vediamo la parte di collegamento della nostra Smart Control. Prendiamo il filo, il cavetto, che è quello che consente di collegare la centrale, o meglio la Smart Box ai binari. Quindi facciamo semplicemente il collegamento ai binari con la parte questa dove c'è la presa di corrente. Se non avete una presa di corrente potete saldare i fili ai binari, come vi ho fatto vedere in alcuni miei video. Ecco qua, abbiamo innestato i nostri 2 fili di collegamento al binario e gli stessi fili ora andranno nella Smart Box. In questo caso adesso andiamo a fare il collegamento sulla Smart Box. Ecco ragazzi, la Smart Box è proprio questa che vedete, ok? Ora non devo fare altro che collegare i fili in maniera normale, cioè
andiamo a installare la centrale nel suo status naturale, cioè appunto pensandola come se fosse in maniera di binario principale, cioè non programmabile. Quindi in questo caso le locomotive, tutto quello che c'è installato sul nostro smart box, ovviamente sul nostro smart controller, è ovviamente tutto funzionante. Quindi appena attiveremo tutto, tutti i nostri treni, i nostri scambi e tutto quello che abbiamo collegato funzionerà naturalmente, tradizionalmente. Mentre se volessimo fare l'installazione di altre locomotive nuove, che oltretutto magari non sono riconosciute da Pico, quindi è ancora più difficile, abbiamo bisogno di fare il collegamento nella modalità programmazione, che non vediamo in questo video ma lo vedremo nel prossimo. Ok? Ora andiamo a collegare questi due fili all'interno di questi due innesti che riusciamo ad inquadrare da vicino. Colleghiamo il primo filo, lo teniamo fermo, andiamo ad avvitare aiutandoci con un cacciavitino piccolino da modellismo, e il secondo filo lo mettiamo nell'altro, ok, e andiamo ad avvitare. Perfetto, ora abbiamo collegato i binari con il nostro smart box. Ora abbiamo il nostro cavetto simile a quello del telefono, ok, il classico attacco diciamo plug, lo inseriamo all'interno del nostro palmare e poi andiamo ad innestarlo nella parte dietro, ok, questa il primo innesto, ok, e abbiamo fatto il collegamento. Ora ovviamente fase più importante che ci permette di azionare tutto, la presa di corrente nell'alimentatore. Andiamo a inserire l'alimentatore nella presa di corrente a 230 e inseriremo lo spinotto all'interno dello smart box. Quindi inserisco lo spinotto e a questo punto potremo dare finalmente inizio ai lavori. Ok ragazzi, ora siamo pronti per accendere il nostro smart control, ma prima di farlo togliamo la pellicolina di protezione del monitor, semplicemente per il fatto che se no nella telecamera non riuscite a vedere quello che c'è scritto, ok? L'ho già provato per esperienza. Accendiamo lo smart control ed ecco, vedete, versione Pico 2.4 aggiornata, e ora abbiamo, come potete vedere, la prima locomotiva che è già installata in questo star set. C'è una locomotiva diesel e una locomotiva elettrica, che appunto una è già installata con l'indirizzo 5 e l'altra, poi abbiamo un'altra locomotiva che andiamo a richiamare, che è l'E-Look con l'indirizzo 4, la 4 e la 5 sono già all'interno, quindi di default. Quindi ora se andassimo ad appoggiare una locomotiva sui binari vedrete sicuramente la partenza del treno. Infatti tra poco vedremo la partenza di quest'ultimo, però prima di farlo ragazzi voglio appunto farvi vedere velocemente due cosine curiose di questo smart control. Come detto prima, questo è il display, che non è un touchscreen, è un semplice display normalissimo. Poi abbiamo il regolatore di marcia, che è questo appunto, che ci permette di muovere il treno avanti e indietro. È configurabile in modalità corrente continua e corrente alternata. Vi spiegherò più in là la differenza di questa cosa, quindi questo vi fa capire proprio che questo lo potete usare anche se avete locomotive in corrente alternata tipo Marklin, e lo potete configurare tranquillamente, ma ne parleremo più avanti. Poi abbiamo ovviamente i tastini freccia su e giù, che vi permette di muovervi sul menu quando dovete accedere ad alcune pagine, tipo modalità se andiamo in modalità appunto mod, posso scegliere di muovermi su e giù, oppure andando a schiacciare sui numeri sul tasterino numerico quelli che vedo appunto elencati qua nel menu. Quindi se volessi entrare in locomotiva schiaccio 1 ed entro nella locomotiva e così via. Questo tasto appunto, come detto poco fa, è il tasto mod, che ci permette di entrare nelle mod, quindi nelle modalità del pannello di configurazione di tutto lo smart control. Questo è il tasto lock, che sta appunto a indicare locomotive, quindi grazie a questo tasto riusciamo ad andare a richiamare il menu delle locomotive per poterci lavorare su tutte le locomotive. Poi abbiamo il tasto, che è questo qui, l'ultimo in basso, che è il classico tasto arresta cancella, appunto, che troviamo anche sul telefono. E poi abbiamo il tasto invio, che è questa freccettina che abbiamo qua sotto. Quindi diciamo che la parte dello smart control è molto semplificata, è molto compatta, veramente ci sono veramente pochi tasti e il tutto è lavorabile all'interno proprio del software. Ok ragazzi, adesso io nel frattempo ho tagliato un attimo con la telecamera e ho messo lo smart control in modalità tedesco, perché ovviamente quando voi lo comprate vi arriva in tedesco e in certi casi potrebbe arrivarvi anche in inglese o addirittura in slovacco o in altre lingue. Comunque
Quello che dobbiamo fare per fare la prima cosa più importante per chi magari non capisce bene le lingue e semplificarsi la vita nella ricerca delle cose che vi sto per dire, portare lo Smart Control in italiano. È la prima cosa che dobbiamo fare prima di cominciare tutto. Quindi per farlo, da questa situazione in cui siamo adesso, semplicemente premiamo Mode, ok? Si apre questo menu che è in tedesco e andiamo a cliccare sul tasto 6 che sta appunto per impostazioni. Aperto il tasto 6 si apre un altro sottomenu dove vedete il numero 1, appunto il tasto 1 Sprich, appunto è scritto tedesco, ok? Noi schiacciamo su 1, mi si apre questa tendina che posso muovere con i pulsantini su e giù e andarmi a cercare la lingua che voglio. Vedete adesso si sta muovendo in catalano, svenska, castellano, olandese, italiano. Perfetto, una volta che la lingua ci va bene, quindi in questo caso italiano, andiamo a premere sul tasto freccia, questo qua sotto, clicchiamo sul tasto freccia e guardate, una volta che ho cliccato sul tasto freccia, sul menu è diventato tutto in italiano, ok? Quindi questa cosa ci ha portato ad avere finalmente il nostro Smart Control in italiano. E da qui poi possiamo fare un sacco di cose. Ma ora passiamo alla seconda fase di questo video. Ok ragazzi, allora come potete vedere in questo momento ho appoggiato sul binario una locomotiva dello Starset, che in questo caso è la locomotiva diesel. Io qua nella configurazione del menu, come potete vedere, ho la E-Look, quindi la locomotiva elettrica, quindi se io dovessi muovere, vedete che non accade un bel niente, la locomotiva rimane ferma. Perché? Perché io sto muovendo la locomotiva elettrica che in questo momento non c'è neanche presente sull'impianto. Allora cosa faccio? Sono su Look, mi appare il punto di domanda proprio perché ho premuto Look, perché sto cercando la locomotiva, quindi lui dice cosa vuoi, mi fa la domanda cosa stai cercando e io dico giustamente sto cercando le altre locomotive che ho all'interno del mio software, in questo caso muovendo la manopolina o sinistra o destra, non ha importanza, vado a richiamare tutte quelle che sono le locomotive in questo momento installate in questo Smart Control. In questo caso io ho bisogno di questa, la Diesel Look. Ovviamente poi vedremo nei video successivi dove faremo appunto come installare le locomotive e come configurarle, lì vedremo come configurarle sia col simbolino, sia dandogli il nome e addirittura cercando di dargli il nostro indirizzo predefinito, cioè quello che vogliamo noi preferito, perché sapete benissimo che le locomotive che comprate digitali hanno un indirizzo predefinito che potrebbe essere il 3 o il 5, ma voi ovviamente quando andate ad installarne uno nuovo sul vostro parco macchine giustamente dovete collocarla tra le tante locomotive esistenti che avete in quel momento e quindi giustamente dargli un nuovo indirizzo. E non solo, andiamo a configurare anche quelli che sono i valori dei CV, che poi di questo ne parleremo sempre in un prossimo video. Detto questo, ora abbiamo finalmente la nostra Diesel Look richiamata. In questo caso adesso io sono convinto che questa è la locomotiva che voglio, quindi ripremo sul Look e la locomotiva è stata richiamata. Infatti se io adesso vado a premere sullo 0 ho acceso le luci della locomotiva che dovrebbero essere visibili da questa parte, vedete? Se io premo 0 ora le spengo, ora chiamo ancora 0 e le riaccendo, ok? In base alla direzione di marcia si accendono le luci. Ovviamente questa è una locomotiva molto easy di base, fatta proprio apposta per uno Starset, ma sappiamo benissimo che sia Pico che tante altre marche commerciali propongono sul mercato locomotive spaventose con 3 miliardi di effetti e tipologie di luci differenti, ma di questo ne parleremo più avanti. Ora, se io muovo la manopola, in questo caso, vedete, la locomotiva, vedete qua, ho mosso di una tacchetta, ora 2, poi 3 e così via, la locomotiva ora se ne sta andando, ok? È partita. Ora io la voglio far fermare, porto la mia monopolina ovviamente sullo 0 e inverto la marcia, quindi girando dall'altra parte, vedete la freccia parte ora dal lato opposto, si è accesa la luce dall'altra parte e la locomotiva ora sta andando nel senso di marcia opposta, quindi fin qui tutto regolare. Ora la fermiamo, la riportiamo a 0. Nel caso in cui sto per creare una situazione di incidente, non so come comportarmi, schiaccio il tasto stop, questo qui di emergenza. Infatti vedete sul display è apparso lo stop. Questo mi consente proprio di bloccare, inchiodare tutto quello che si sta muovendo sul mio tracciato, ok? Tutto, qualsiasi cosa si blocca, proprio si arresta in maniera proprio tac. Ok, ora vi ho fatto vedere, diciamo, di base quella che è la configurazione, quella che è l'installazione del nostro Smart Control di base, cioè quello che deve fare uno quando compra uno Starset, appoggia il suo treno sul binario e deve semplicemente giocare e divertirsi senza andare in paranoia. Questo appunto lo può fare chiunque facendo i procedimenti che ho fatto io fino adesso, mettendo sulla locomotiva, richiamandola e facendola partire. L'unica cosa che voglio farvi vedere in più come extra bonus in questo video, prima di procedere poi al prossimo video dove parleremo e vi dirò dopo di che cosa parleremo
nel prossimo video per quanto riguarda il mondo digitale, voglio farvi vedere la modalità di regolatore di marcia tra DC e AC, quindi modalità corrente alternata e corrente continua, e ora vedremo come fare. Ora, prima che vi faccia vedere la differenza dell'impostazione nel lato diciamo pratico, vi spiego brevemente due cosine importantissime che dovete assolutamente sapere, appunto quali sono le differenze sostanziali della manopolina in modalità AC e DC. Allora, nella modalità appunto corrente continua, come in questo caso, come appena avete visto, la manopolina dello Smart Control funziona semplicemente andando verso destra, muovo il treno verso destra, poi lo riporto indietro, il treno decelera, si ferma, poi fa l'inversione di marcia e riparte in base alla marcia che abbiamo impostato. Ovviamente poi si potranno impostare i valori di frenata, di partenza, se la locomotiva può partire più velocemente oppure più lentamente, e via discorrendo anche per la fermata, magari frenare più lentamente o avere addirittura una frenata brusca. Quello poi lo decidete in base ai CV, ma non era di questo che volevo parlarvi, era appunto della manopola. Quindi, come abbiamo appunto in maniera molto breve, la manopola avanti e indietro tradizionale in corrente continua è questa, quindi muovo a destra, muovo a sinistra, vado a sinistra. Invece per quanto riguarda la modalità alternata, questa manopola cambia totalmente la sua funzionalità. Come? Ora vedremo come, lo faremo praticamente tra qualche secondo, ma prima vi faccio capire la differenza. Se qualcuno di voi sicuramente è un marklinista, nel senso che possiede treni della Marklin, sa benissimo che nel mondo Marklin, nel digitale, anche sulla mobile station della Marklin, sapete che avete un pulsantino simile a questo, ok, un pomello rotondo che potete ruotare. Però cosa succede? Quando noi nel sistema in corrente continua Marklin, per esempio, vogliamo fare un cambio di marcia, siamo costretti a fare che cosa? Intanto c'è da dire che la nostra manopolina funziona in questo modo, cioè noi da sinistra verso destra aumentiamo la velocità del treno, ok? In una unica direzione. Quindi cosa succede? Se in quel momento la direzione del treno è per esempio impostata su verso destra, girando la manopola il treno andrà appunto gradualmente in base alla velocità che abbiamo impostato verso destra. Se all'improvviso o comunque se decidiamo di fare l'inversione di marcia, saremmo costretti a fare che cosa? Ovviamente fermare il treno, ma per far sì che la marcia cambi non possiamo girare la manopola nello stato opposto, assolutamente no, ma dobbiamo premere sul pulsante, la corrente si gira al contrario, quindi arriva l'inversione di marcia, e ruotare nuovamente il nostro manometro, il nostro pomello verso destra lo stesso, perché ha un'unica direzione di movimento, perché è appunto destra accelero, sinistra decelero, quindi aumento i valori andando verso destra, diminuisco i valori andando verso sinistra. Quindi ecco la differenza, cioè per richiamare il cambio di marcia dobbiamo premere sul pulsante. Questa è la differenza tra corrente alternata e corrente continua all'interno di questo Smart Control. Ora vediamo nell'atto pratico come convertirlo. Allora, ora vediamo l'atto pratico di quello che vi ho detto. Quindi in questo caso facciamo finta che ora non vedremo la locomotiva viaggiare, perché in questo caso non ci interessa. Però, come potete vedere, l'ho lasciata come era prima, è in stato di stop. Ora l'ho messa normalmente. Ora poniamo e facciamo finta che in questo momento abbiamo sul nostro impianto in corrente continua la nostra locomotiva appoggiata. Ora se io vado verso destra, vedete, aumenta la marcia, in questo caso adesso la velocità della locomotiva è a 7, quindi ora la nostra locomotiva sta viaggiando, ma se la voglio appunto frenare porto a 0 girando verso sinistra, e in questo caso se vado oltre vedete che cambio il senso di marcia, quindi ora è partita dall'altro lato e la locomotiva sta già viaggiando nel lato opposto alla velocità 8. Ok, questa è la classica impostazione di default ovviamente che ha il Pico Smart Controller, proprio perché appunto nasce per il mondo del digitale in corrente continua, il classico DCC. Mentre se volessimo lavorare appunto in modalità alternata, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in mode e fare trasformare questo pulsante, come vi ho detto prima. Questo ovviamente funzionerà se voi possedete locomotive ovviamente in corrente alternata, classico tipo Marklin, oppure anche locomotive di altre marche che hanno ovviamente il pattino, perché appunto funziona su un sistema a 3 binari, ma ne parleremo più avanti di questa cosa straordinaria che propone soprattutto il mondo di Marklin. Premiamo Mode, ci si apre il pannello, chiede di andare su impostazioni, quindi premiamo il tasto 6, ho premuto il tasto 6, sono andato su impostazioni. A questo punto vedete c'è al livello 4, al tasto 4, mi dice manopola, e
sul lato destro della manopola fa vedere proprio che c'è scritto DC, in questo caso è appunto default DC. Se io volessi cambiarlo, premo il tasto 4, mi si apre la scelta della tendina che posso appunto decidere muovendo le freccette dei pulsanti su e giù, quindi muovendo le freccette scelgo se DC o AC. In questo caso adesso l'ho messo in AC, vedete è apparso che non sta per avanti Cristo ma appunto per corrente alternata. A questo punto confermo premendo ancora il tasto freccia e in questo momento il mio smart control lo riporto nello stato locomotive, è diventato uno smart control per sistemi di corrente alternata. In questo caso se io avessi sopra una diesel alternata la porto avanti, facciamo finta che la nostra locomotiva sta andando, ma ovviamente cosa succede? Ora sta viaggiando, se io la voglio portare a zero devo tornare indietro come in DC, stessa cosa, però se io ora vado oltre, vedete, se torno indietro oltre, non fa più come prima che mi cambia il senso di marcia, ma per far sì che possa cambiare il senso di marcia, e questo lo posso fare anche se la locomotiva è in movimento, ma adesso portiamola a zero, devo fare una leggera cliccata. E a questo punto vedete la freccetta, questa qua sulla destra, indica su e giù, ma sta per sinistra e destra, quindi la locomotiva avanti, locomotiva dietro. Quindi a questo punto se io la porto giù, muovo e la locomotiva riparte. Se la porto su, vedete che è cambiata lo stesso, anche se io avevo l'accelerazione a 10 e schiaccio inversione, a questo punto sto invertendo la locomotiva. E di botto cosa succede sull'impianto? La locomotiva si ferma piano piano, va a zero e poi inverte di marcia e rimane ferma a zero, per poi farla ripartire quando lo decido io. Questa è la differenza sostanziale. Ovviamente adesso io la voglio riportare nel mio status naturale, quindi riportandola vado su impostazioni, vado 4 manopola, scelgo di rimetterla ovviamente nuovamente in DC e l'ho riportata normalmente allo stato di prima. Bene ragazzi, allora ho completato questo video. Nel prossimo video appunto vi dicevo quali saranno le caratteristiche che andremo a vedere, saranno appunto come installare locomotive che non sono Pico o che comunque non sono già inserite nel nostro smart control, e soprattutto andremo a vedere la differenza tra binario di programmazione e binario appunto normale, e poi faremo un bonus extra che sarà appunto come fare la doppia trazione con due locomotive seppur magari anche differenti in doppia trazione, quindi viaggeranno insieme sincronizzate e potranno appunto circolare sullo stesso impianto viaggiando sempre alla stessa velocità attaccate tra loro. Questa è una cosa che è molto divertente secondo me. C'è la possibilità di fare solo la doppia trazione, purtroppo non in tripla, non in quadrupla come è possibile invece fare con magari con le centrali ESU eccetera eccetera, però è già un bel passo avanti che fa un robino del genere. Quindi con questo aggiornamento concludo qui, ci vediamo al prossimo video ragazzi, fatemi sapere se è tutto chiaro, se volete sapere altre cose lasciatemi un commento qua sotto, ovviamente nei commenti non scrivetemi come fare ad installarlo perché ve lo farò vedere nel prossimo video. Un abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!